Ciao, oggi voglio parlarti della cappa da laboratorio. In genere viene definita come appunto un dispositivo di protezione collettiva che serve per proteggere l'operatore. Ho scritto un articolo con un titolo che era ovviamente un po' provocatorio, che è cappa da laboratorio, protezione dell'operatore o protezione dall'operatore. Questo perché spesso e volentieri le cappe, se vengono utilizzate nel modo corretto e vengono tenute nel modo corretto, grandi problematiche, grandi difficoltà non le danno. Ahimè, questa non è la realtà, questo dei fatti, insomma, questo non è quello che accade nei vari laboratori, che possiamo un po' spaziare dal farmaceutico alle università. Può accadere che gli operatori, siccome non sanno utilizzare nel modo più corretto possibile, creano delle difficoltà a quelli che sono i dispositivi di protezione collettiva, le cappe, e quindi le cappe che si dovrebbero proteggere dagli operatori. Ti faccio degli esempi: ci sono, spesso e volentieri troviamo vetri rotti, questi sono causati sicuramente a urti. Troviamo ad esempio una cosa che accade spesso, carta all'interno del vano motore, quindi si va ad accentuare quella che è la rumorosità che si ha all'interno della cappa, all'interno del laboratorio, ed è dovuta spesso e volentieri ad aver aspirato della carta stagnola, carta in generale, anche pipette, insomma abbiamo trovato un po' di tutto, e questa è sempre una noncuranza da parte degli operatori che utilizzano la cappa nel modo non appropriato o non fanno attenzione nelle manovre di pulizia o di lavorazione che nulla venga aspirato. A volte sulle cappe biologiche, per esempio, che hanno il pianale e quindi il sottopianale, questo capita spesso che cadono magari puntali o vengano aspirati quelli che sono dei fogli di carta e poi questi vengono portati nel motore. Un'altra cosa che accade spesso è che non si fa attenzione è il fatto dei camici. I camici in genere possono lasciare dei filamenti proprio del camice, di tessuto, che sono piccoli in realtà, però giorno dopo giorno, passano i giorni, passano le settimane e i mesi, questo va a contribuire nel motore a formarsi praticamente dei malloppi di tessuto che possono bloccare gli ingranaggi, possono far sforzare il motore, con conseguenti problematiche quali ad esempio rumorosità eccessiva, che diciamo prima. Ci può essere un dispendio energetico notevole perché la cappa va sotto sforzo e quindi deve un po' compensare a quello che possono essere queste ostruzioni, e quindi con conseguenti anche rotture eventualmente di parte hardware, schede e quant'altro, per poi arrivare a quella che poi invece è la parte di controlli, che sono la parte pneumometrica, quindi un flusso che potrebbe non essere stabile e quant'altro. Quindi queste cose accadono quotidianamente. Altre cose che mi viene in mente che possono accadere sono per esempio le lampade luce che vengono urtate, vengono rotte, le lampade UV. Può succedere ad esempio che ovviamente i filtri EPA vengano intasati perché, o i prefiltri da questo punto di vista, perché spesso e volentieri magari le cappe, anche se presentano un vetro che deve essere abbassato completamente, oppure sono cappe che hanno ancora dei pannelli sul fronte che possono essere chiusi e servono proprio per proteggere quella che è la cappa. Ci sono delle cappe che hanno dei neon UV montati anche sul portellone frontale di chiusura, e quindi vengono posizionate per poi sterilizzare quello che è l'interno della cappa. Però siccome diciamo che in genere magari è faticoso o fastidioso, ci sono cappe molto grandi e anche un qualcosa di ingombrante, scomodo immagino, però queste aperture vengono lasciate appunto aperte, o ripeto anche quelle con i vetri e saliscendi, stiamo parlando adesso nell'ambito biologico, idem, non vengono chiuse totalmente. Quindi dovete immaginare che tutto il pulviscolo che è nell'aria, e ce n'è veramente tanto, stiamo parlando di miliardi di particelle, si introducono all'interno della cappa durante le ore di non funzionamento della cappa, perché, ricordando brevemente il funzionamento delle cappe biologiche, c'è dell'aria che entra
sul fronte della cappa, quest'aria in genere viene ripresa dalle griglie appunto chiamate di ripresa e che non permettono al pulviscolo che è nell'ambiente, che sta fuori, di entrare all'interno di quella che è la cappa per mantenere sterile la superficie. Ma quando funzionano, almeno le cappe che hanno una percentuale del 30% che entra, un 70% viene ricircolato e un 30% che viene espulso, come le classe 2, le Bayazard ad esempio, in questo caso appunto il 70% viene ricircolato quando la cappa è in funzione, in modo tale che non c'è il 100% d'aria che viene emesso e che quindi deve essere filtrato, che va a intasare i filtri, rischia di intasare i filtri. Quindi nel momento in cui la cappa è accesa e viene fatta funzionare, è solo il 30% dell'aria che viene immessa sporca, per intenderci, che passa sotto il pianale, viene ricircolata da quello che è il filtro EVA, e quindi il 70% viene appunto ricircolato, e quel 70% insomma è la parte più grande. Quando la cappa invece è spenta, questo ovviamente non accade perché è spenta, quindi se non chiudete il vetro sul fronte, se non ostacolate la possibilità di ingresso di particelle dall'esterno, quando accenderete la vostra cappa potrebbe essere piena di pulviscolo e quindi ovviamente andare a intasare quelli che sono i filtri. Ora non è la quotidianità, insomma, se lasciate la cappa una notte e l'indomani non è che trovate queste condizioni, però mi è capitato di vedere cappe magari lasciate mesi, ad esempio il mese estivo, oppure durante situazioni in cui ci sono dei reparti che sono momentaneamente in stop o perché devono ripartire, o cappe nuove. Ecco, questa cosa accade spesso su nuove installazioni che sono lasciate da parte, pronte per poi essere installate, e fisicamente lasciate aperte, non chiuse, non diciamo protette, e lì si va a creare proprio uno strato di polvere, di pulviscolo che insomma, quando viene accesa la cappa ovviamente poi viene bloccato tutto quanto al filtro EPA, ma andiamo subito a creare una situazione non piacevole visto che la cappa è nuova. Questo insomma, per dire qualcosa da questo punto di vista in termini di operatore. Che altro può fare l'operatore? Spesso ad esempio può accadere di utilizzare la cappa, avere dei versamenti, ad esempio quando viene utilizzata sempre erroneamente una cappa biologica al posto di una cappa chimica, quindi vengono utilizzate sostanze chimiche che già non dovrebbero essere utilizzate, e in più magari ci sono dei versamenti. Mi è capitato di venire a conoscenza di versamenti che poi sono passati sotto i pianali, a parte che dipende quali sono le sostanze, e in genere le cappe biologiche non sono trattate e non sono predisposte a livello strutturale per poter lavorare con ad esempio degli acidi, facciamo un esempio, e quindi la parte metallica viene mangiucchiata da quelli che sono gli acidi, quindi è normalissimo che poi ci possano essere delle parti arrugginite, e questo poi diventa deleterio perché diventano quasi intrattabili, non si riesce più a ripristinare. Quindi a maggior ragione già una cappa non dovrebbe essere utilizzata biologica, non dovrebbe essere utilizzata per le sostanze chimiche. Se poi questo accade e le persone, il tecnico di laboratorio, soprattutto magari giovane, inesperto e quant'altro, che viene messo davanti a una cappa, ha un incidente, gli si versa delle sostanze chimiche, le va a versare, che vanno sotto il pianale, e non dice nulla, spesso e volentieri magari asciuga come può senza magari alzare il pianale e quant'altro, questo può creare ulteriori problemi alle cappe e via dicendo. Quindi in genere, dicevo prima, la protezione dell'operatore o dall'operatore, perché queste cappe, devo dire la verità, ce ne sono tantissime case madre, tantissime case costruttrici, ma ce ne sono di buone, e in genere le cappe tendono a funzionare. Insomma, non bisogna veramente di metterci con tanta volontà per non farle funzionare, ecco, diciamo così, magari posizionandole nel modo scorretto, no? È l'operatore, o meglio l'ingegneria clinica o chi per loro, che va a posizionare una cappa sotto un getto d'aria che arriva dall'alto, magari da un plafone che non è a 4 vie, o comunque sia che riesce a distribuire l'aria in un modo omogeneo, ma una griglia che spara l'aria proprio sulla cappa. Quindi vedete come ritorna l'azione umana nei confronti di quella che è la cappa. Quindi non è la cappa che non funziona, ma è sempre o scelte sbagliate o delle azioni che possono essere scorrette. Mi è capitato ad esempio di vedere utilizzare delle provette per bloccare le porte, e queste stesse provette, quindi le porte d'ingresso in quelli che sono i laboratori, lo stesso sistema, forse qualcuno l'ha brevettato, viene utilizzato per bloccare quelli che sono i vetri frontali di alcune cappe Bayazard vecchio tipo, che
perché poi magari vengono utilizzate, ecco, dal punto di vista chimico, e quindi noi si trovano scomodi nell'avere questa barriera, oppure semplicemente per la pulizia e poi vengono lasciate così e quindi poi vengono utilizzate in modo errato, andando un po' a creare degli scompensi e quant'altro. Ovviamente poi tocca vedere se ci sono gli allarmi, se non ci sono gli allarmi, quindi la K dovrebbe andare in allarme se stiamo parlando di una K ad esempio by hazard, ma non sempre funzionano, non sempre sono settati nel modo adeguato, e comunque sia sono sicuro che l'operatore, anche se sentisse l'allarme, magari se c'è la possibilità di tacitarlo, lo tacita e poi prosegue con la lavorazione mettendo la sua bella provetta e bloccando quello che è l'ingresso. Quindi ad esempio un'altra cosa che accade è l'utilizzo del becco Bunsen all'interno della K, che provoca inevitabilmente delle turbolenze, quindi anche con la fiamma bassissima, anche se utilizzato nel migliore dei modi, diciamo così, crea tantissime turbolenze dal punto di vista di sterilità. Quindi in una K, soprattutto con piano forellinato ad esempio, con un flusso sterile verticale che è veramente pressoché verticale, un becco Bunsen va a creare degli scompensi enormi, quindi rischiate, soprattutto se lo avete quanto più vicino al centro, rischiate che nella vostra zona di sterilità si creano delle problematiche. E questo inficia dal punto di vista risultati e serenità. Ma lo stesso becco Bunsen, ecco che la K non può proteggersi dal calore, i filtri EPA non si possono proteggere dal calore. Spesso e volentieri mi è capitato di trovare filtri bruciacchiati da quello che è il becco Bunsen, quindi nuovamente l'operatore, il tecnico di laboratorio, che nell'utilizzo di quello che è il becco Bunsen per sue motivazioni, dal punto di vista ovviamente deve sterilizzare un qualcosa, però sta creando un danno, e spesso e volentieri è un danno che può essere permanente, cioè non è un qualcosa di momentaneo come citavo poco fa, la turbolenza, che spengo il becco Bunsen, dopo un po', dopo qualche minuto si rientra di quella che è la problematica e così via. No, stiamo parlando di bruciare un filtro EPA, rischiamo di fare un buco. Questo buco sul filtro EPA rischia appunto di non farvi avere più la serenità, mai più, fino a che non arrivate alla condizione in cui arriva un'assistenza tecnica che sa quello che fa bene le verifiche, diciamo che già vedendo un annerito, cioè si deve un attimino aumentare quella che è la soglia di attenzione, concentrare quelle che sono le verifiche, in questo caso ad esempio una verifica contaparticellare mediante contaparticelle laser, per andare a verificare se tante volte c'è un buco, un vero e proprio buco in corrispondenza di questa bruciatura. Se è così, quindi una volta eseguita l'analisi, va sostituito, per ripristinare va sostituito necessariamente il filtro EPA. Ecco lì che il danno è notevole in termini economici, lo stop di quello che può essere il lavoro piuttosto che la parte economica. Ma al di là di questo non è immediata questa sostituzione, quindi il tecnico laboratorio che ha creato questa problematica, vedete come in automatico ha creato questa problematica alla K, ma l'ha creata anche a se stesso, l'ha creata un po' a quella che è l'azienda e tutto quello che è il processo. Quindi torniamo a dire, le K da laboratorio non si possono proteggere, le K da laboratorio sono quelle, una volta identificate quali sono le K giuste, quantomeno questo, quindi utilizzare la K corretta, poi sta a voi operatori lavorare nel modo migliore. Sul nostro blog, sul nostro canale YouTube di Gizzard trovate tantissime informazioni, tantissimi spunti, perché sono veramente tantissime le cose da dire, non si riesce, sarebbe impensabile coprire ogni singola lavorazione, ma avete tantissimi spunti per poter migliorare quelle che sono le vostre condizioni, perché ci mettete un pochino di testa e capite, una volta che avete capito i processi, avete capito il meccanismo, avete capito come l'aria entra all'interno della vostra K, come funziona un flusso sterile ad esempio, rimanendo nell'ambito by hazard, potete capire anche che cosa inficia e che cosa no. Tempo fa sono stato da un cliente e questo cliente ad esempio aveva bisogno, necessità di lavorare con dei compressori, ecco che in questo caso con delle cappe chimiche, in quanto li immergeva in solventi, lavorava con i solventi e poi aveva bisogno tramite il compressore di di asciugarle prima da quello che ho compreso. Quindi vedete come le lavorazioni cambiano, no? Però bastano piccoli accorgimenti. Ho analizzato quello che poteva essere
la loro lavorazione, quindi la loro manipolazione. Non c'è scritto da nessuna parte si può introdurre un compressore, una pistola a compressore dentro la cappa piuttosto che fuori. In genere non vengono citate queste cose su quelle che sono anche le normative, ma analizzando quella che è la loro lavorazione avevano questa necessità, si è visto come poter orientare il flusso di quello che era il compressore per cercare di limitare quelli che erano i danni. Sicuramente loro inizialmente lavoravano all'interno della cappa chimica, che ha un'aspirazione frontale totale, quindi di protezione dell'operatore, lavoravano con la pistola orientata verso di loro, perché ovviamente nella manualità gli veniva comodo in questo modo, e quindi vedete come il contrasto, cioè la cappa aspirava ma loro sparavano con un compressore, sarebbe impensabile riuscire a compensare quella che è la forza di un compressore, addirittura un getto d'aria di questo livello. E quindi è bastato orientare quello che è il compressore allontanandolo leggermente e orientarlo in un certo modo dall'esterno verso l'interno, e quindi avere delle accortezze che le cose sono nettamente migliorate. Ecco che gli odori di solventi non sono più stati recepiti, e la K sicuramente ha continuato a fare il suo lavoro come lo faceva dall'inizio, solo che è stata agevolata. Quindi il consiglio è: analizzate bene la vostra condizione lavorativa, analizzate che cosa dovete fare, e per certi versi alcune cose, se potete, miglioratele. Cioè, ad esempio ci sono flaconi e flaconi, bottiglie e quant'altro dentro le cappe. Spesso e volentieri la mia primissima domanda agli operatori è: ma sono essenziali? Sono un qualcosa che deve necessariamente stare all'interno della cappa tutto il tempo, durante tutte le lavorazioni, tutti i giorni? A volte mi viene risposto: non abbiamo gli armadi per stoccaggio e quant'altro. Capisco tutte le problematiche, solo che se avete bisogno della cappa per proteggervi, per lavorare, fare delle manipolazioni, avete bisogno di uno spazio. Quindi alzate tutto quello che potete dentro la cappa, lasciando sempre, facendo un 3-4 cm almeno, fate delle basette, inventate quello che volete, ma alzate quelli che sono soprattutto strumentazioni ingombranti, flaconi e quant'altro. Non lasciate appoggiati, soprattutto non troppo vicino al fronte, perché questo rischia di mettervi in difficoltà e di non far ristagnare quelli che sono i vapori e non permettere una buona aspirazione. Ma lasciatevi al centro, in generale al centro, quanto più dentro possibile, uno spazio per lavorare, anche per evitare quelli che possono essere incidenti di vario tipo. Okay? Quindi questi insomma un po' di degli spunti per quanto riguarda questo discorso delle cappe, cercando di consigliarvi di trattarle al meglio. Potete approfondire sul blog quello che è l'articolo inerente proprio a questa tematica, dove ci sono dettagli, sicuramente più dettagli, maggiori dettagli, e per qualsiasi cosa scrivetemi. Grazie.